E ho cominciato a scrivere, le ombre si distendono, scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, è un giorno storico. Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gel Rosso, uno di quelli che ha iniziato il Gel Rosso 54 anni fa. E nel Gel Rosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gel Rosso aveva ricevuto da Chiara Lubich una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita, quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Eravamo agli inizi degli anni '80 e ci apprestavamo a fare la canzone finale di un musical intitolato Emmaus, che poi è diventato una storia che cambia. Parlava dell'episodio un po' dei due discepoli che vengono avvicinati da una terza persona e non sanno che questo è Gesù risorto. E allora la canzone doveva parlare proprio di questo, della presenza di Gesù. L'episodio era venuto verso l'imbrunire, quando andavano verso Emmaus e i discepoli dicono resta qui con noi perché si fa sera. Avevamo tentato in tutte le maniere di fare questa canzone che doveva essere bella, doveva essere di quelle canzoni che la gente uscendo dal teatro e comincia a canticchiarla, se la porta a casa subito. E allora una prima volta l'abbiamo fatto, una seconda volta, però la musica non era bella come ci sarebbe piaciuto e quindi il testo di conseguenza non veniva bello neanche quello. Solo che c'è stato un giorno in cui due dei compositori del Gel Rosso, Benedict Endele, Marcellino Bautista e forse c'era anche Mite Balduzzi, sono venuti e mi hanno detto l'abbiamo fatta. Dico cosa? La canzone per la finale. Me l'hanno fatta sentire e a dire la verità mentre loro suonavano e mi canticchiavano la musica io ho sentito che era una canzone veramente di quelle magiche, di quelle che te li porti veramente dentro. Ho preso la registrazione, sono andato nella mia stanza e guarda caso dalla mia finestra io tante volte avevo visto proprio questa scena. Le colline toscane molto belle, con questi cipressi alti alti che quando tramonta il sole fanno quell'ombra che diventa sempre più lunga, sempre più lunga. E io ho sentito che quello era proprio l'inizio e ho cominciato a scrivere le ombre si distendono, scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, è un giorno storico, perché era la manifestazione proprio di Gesù in mezzo a noi. E allora ho fatto tutta la prima strofa. Proprio quando finisco entra nella mia stanza Benedict Endel e mi fa sai Lode, la presenza di Gesù fra noi è come, sai come quel sasso buttato nell'acqua che fa bluff e poi si spande in onde sempre più grandi, sempre più larghe. E allora ho cominciato a scrivere, si allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore, cioè che bussa al cuore di ognuno perché Gesù arriva lì. E mi sembrava così bello. Veniva la terza strofa e con la stessa forza ho cominciato a scrivere. Sapevo già cosa volevo dire. Volevo dire che l'umanità ha bisogno di Dio. L'umanità ha bisogno di Gesù in mezzo a noi. E allora ho cominciato a scrivere. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera come una terra che nell'arsura chiede l'acqua. Non era così facile, adesso noi la canzone la sappiamo, ma non era così, perché non mi è venuto, ho avuto un blackout totale, non sapevo come continuare, sapevo cosa volevo dire, chiede l'acqua da Dio, chiede l'acqua dalla provvidenza, chiede l'acqua dal cielo, ma non veniva la strofa. A un certo punto, proprio mentre ero molto arenato, sento forte dentro, da te. Dico da me? Cosa dovrebbe a dire? L'umanità vuole quest'acqua da te. Io in quel momento stavo attraversando un momento un po' difficile, mi capita tante volte.
e avevo l'impressione di non avere nulla da dare. Veramente, penso che quel deserto che avevo descritto prima, questa umanità, un po' era riferito a me. E allora ho detto io non ho nulla. E allora ho scritto che dall'acqua da un cielo senza nuvole. Quel cielo senza nuvole, logicamente, ero io. Ma è stato molto forte, perché non appena ho scritto questo, ho sentito come un qualche cosa che mi si ribellava dentro e che mi diceva, stai dicendo una bugia. Perché se viene qualcuno e ti chiede amore, che può essere un bicchiere d'acqua, essere accompagnato, essere ascoltato, essere perdonato, passare delle ore accanto a un ammalato, tu non puoi dire io sono un cielo senza nuvole, non ho niente da darti. Tu devi amare, tu devi farlo. Non si può dire all'amore no, all'amore si dice sempre di sì. Anche se tu ti senti male, se sei dentro un tunnel, se ti senti nel fango, non importa. Se uno ti chiede amore, tu dai amore. Ed è stato molto forte perché sentivo che era vero. All'amore non si può dare una deroga, darlo ad altri, una proroga, farlo in un altro momento. Quando la gente ha bisogno è lì e ha bisogno di te. E allora ho scritto, ma che sempre le può dare vita. Sì. E poi ci ho pensato, dico, però io non ci riesco perché sono da solo, se faccio da solo, ma assieme si può fare. Perché assieme, con quel patto che io avevo fatto col Gerrosso, con tutti i ragazzi, ci siamo promessi di dare la vita l'uno per l'altro. Perché? Perché proprio se ci vogliamo bene Gesù è in mezzo a noi ed è Lui che dà l'acqua, è Lui che disseta questa umanità con quell'acqua come la sa dare Lui. Però Lui si serve di me, di te, si serve dei miei occhi, della mia bocca, delle mie orecchie, delle mie braccia per andare incontro alla gente. Noi siamo i Suoi strumenti e Lui si serve di noi perché, volendoci bene, Lui c'è e Lui opera attraverso di noi. E allora ho scritto, sì, con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. Era una realtà, una verità. E mi ricordo che per tanto tempo, quando io andavo negli spettacoli e arrivavo a quel momento di cantare quella canzone, mi commuovevo, non tanto perché era scritto qualcosa di là, ma perché quello è stato un momento di verità, in cui ho sentito come che fra me e Dio c'era questo colloquio. L'amore deve essere dato sempre, e questo mi è rimasto dentro. Non posso dire, non ce la faccio. Una mamma non lo farebbe mai. Una mamma davanti a un bambino che sta male, che ha bisogno di qualcosa, perde la vita, si tiene il dolore dentro e dà tutto. Non si può essere diversi di così. L'amore va dato sempre. Questa era la lezione che io mi portavo da questa canzone. Ed è stato bello che subito dopo noi, qualche mese dopo, siamo andati a un incontro con Giovanni Paolo II, ma non sapevamo cosa lui facesse. Ha istituito quel giorno la giornata mondiale della gioventù e noi abbiamo cantato questa canzone nuova, Resta qui con noi, la presenza di Gesù in mezzo. E abbiamo avuto una grande sorpresa. Quella canzone è piaciuta ed è diventato proprio l'inno della prima giornata mondiale della gioventù. Dio fa cose grandi. Noi diamo poco, diamo niente, diamo però magari attraverso un dolore nostro, ma Lui attraverso di noi, se ci vogliamo bene, fa miracoli. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e vi invito a sentire la canzone facendo clic in questo riquadro.